Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di ottobre e abbiamo la morte, ragazzi. Periodo di cambiamento, periodo di trasformazione. Quando c'è la morte si parla sempre di un cambio che non è privo di sofferenza, però è un cambio che normalmente ci dà la possibilità di rinascere, letteralmente. In qualche mazzo viene chiamata la fenice. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io come sempre ricordo che le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. La descrizione si apre cliccando sul titolo del video e sempre lì trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete scritta anche qui e c'è anche nelle informazioni del canale. Andiamo a vedere allora partiamo con un 4 di coppa al contrario, un 2 di pentacoli al contrario, cavaliere di spade, la forza, 9 di spade, abbiamo gli amanti e un fante di pentacoli, ragazzi. Allora, terza settimana di ottobre che parte un po', diciamo lentamente, c'è un'energia un po' statica in realtà con questo 4 di coppe all'inizio, perché fondamentalmente manca il coraggio di fare una certa scelta, probabilmente di lasciarsi indietro qualche abitudine, qualche situazione, relazione, ehm, può anche essere un vestito per capirci, c'è qualcosa da cui vi dovrete staccare. Anche se vi dirò che essendoci il 2 di pentacoli ho come la sensazione che sia un ciclo karmico dal quale dovete uscire. C'è anche la carta degli amanti, si potrebbe trattare di amor proprio. Adesso andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Abbiamo un 10 di pentacoli e un 7 di bastoni. Allora, il 10 di pentacoli rappresenta un gruppo grande normalmente, quindi ho come la sensazione che vi stiate difendendo davanti a un gruppo. Può essere una famiglia, può essere un gruppo lavorativo, può anche essere un gruppo di amici, ma è qualcosa che comunque in un certo modo è consolidato. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli, perché ho come la sensazione che qualcuno voglia opporsi a delle regole. La stella e 8 di bastoni. Sì, è come se ci fosse un obiettivo che volete probabilmente inseguire, un desiderio di cui volete parlare, che volete portare alla luce. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Quattro di bastoni e forza al contrario. Qui l'idea è che dobbiate tagliare con qualche tipo di contratto. Vi dico, il 10 di pentacoli molte volte fa riferimento ai contratti di tipo duraturo. Perché vi dico questo? Perché qui abbiamo anche un 4 di bastoni, che è una carta che anch'essa parla di contratti, parla di casa, parla di stabilità. Può anche essere che per qualcuno si tratti di andare a vivere da soli, ipotesi, e debba lasciare la propria famiglia indietro, eh. Andiamo a vedere la forza.
Ragazzi, per qualcun altro sento che questa prima parte della lettura fa riferimento a una persona nello specifico all'interno di un gruppo ehm, che ho come la sensazione, insomma, non sia una persona proprio leggera da gestire, come se mancasse una stabilità, mancasse magari manca proprio una comunicazione fluida, vi dico. Allora, la forza è spiegata da un fante di bastoni e dal 6 di spade. Allora, o qui qualcuno ha bisogno di perseguire il proprio obiettivo, e lo rivedo anche qui con la carta della stella, però cosa succede? C'è un 6 di spade, c'è bisogno appunto di lasciare indietro qualche cosa e il 6 di spade molte volte fa riferimento alle credenze limitanti acquisite in famiglia durante l'infanzia e qui in effetti abbiamo un 10 di pentacoli. È come se a livello familiare non foste appoggiati e aveste bisogno di lasciarvi indietro certe idee, certe persone, certe relazioni per prendere il coraggio a quattro mani e seguire chi o cosa volete voi. Andiamo a vedere il 9 di spade. Diciamo che c'è qualcuno che non vi appoggia o addirittura per qualcuno è come un sentirsi rifiutati. Ma io credo che con questo 9 di spade sia solo un vostro modo di captare le cose. Mm. Ragazzi, per qualcuno si tratta di cambiare azienda. Ho come questa sensazione perché, ehm, allora, se siete disoccupati vi dico che potreste trovare comunque un lavoro, non è il lavoro dei vostri sogni, detto proprio sinceramente, ma è qualcosa che vi permette di andare avanti con le vostre gambe. Soprattutto se arrivate da un'azienda familiare, questo ve lo dico. Se arrivate da un'azienda dove c'è un grosso gruppo, vi dico che anche lì può essere che ci sia questa necessità di staccarsi e di iniziare qualche cosa per il vostro amore, per voi stessi, perché qui avete il 9 di pentacoli, che è sempre una carta di amore proprio, ma è girata al contrario. È come se vi dicessero, portate pazienza, adesso magari siete dipendenti, imparate, perché qui abbiamo di nuovo lo stesso fante di pentacoli, è come se aveste bisogno di studiare di più, di imparare di più, di capire come gestire la materia e se state lavorando con persone è un po' come se doveste capire come gestire le persone. Se siete per esempio delle risorse umane, è come se doveste studiare un po' meglio, magari di psicologia, ipotesi, per riuscire a decifrare meglio le persone che sono davanti a voi. Andiamo a vedere gli amanti. 3 di bastoni. E regina di spade. Qui di nuovo ragazzi c'è una regina di spade. La regina di spade di solito è una carta che indica il bisogno di tagliare quello che non serve. È come se dovesse tagliare qualche cosa o qualcuno per andare avanti nella vostra vita, nel vostro amor proprio. Vi ricordo che anche gli amanti è proprio una carta di scelta tra il vecchio e il nuovo. E qui tutto mi dice, soprattutto perché avete la morte come carta iniziale, che è come se doveste cambiare ciclo. In effetti qui abbiamo un 2 di pentacoli al contrario e mi parla di un'uscita da quelle che sono le circostanze, le situazioni, le dinamiche che continuano a ripetersi tutte le volte. È come un ok, basta. Adesso mi allontano, prendo il coraggio a due mani, mi allontano e faccio questo passo. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli, perché qui ho come la sensazione che è infatti l'eremita, che vi dicano, guardate, l'eremita, guardate, 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 l'eremita, 10 di coppe, 6 di pentacoli, 3 di pentacoli, carro e 8 di coppe, non mi stanno. Vediamo un po' se le metto un po' più in su, così le vedete. Ok, qui ragazzi avete proprio bisogno di capire qual è la vostra verità, di fare quel percorso interno che vi dice, ok, io di che cosa ho bisogno per essere appagato, che tipo di relazioni o di
ambienti lavorativi o di realtà lavorative o intorno a me, insomma, voglio creare per riuscire a raggiungere questo appagamento, che tipo di collaborazioni, che tipo di scambi, quanto posso essere generoso in più e a chi invece non vale la pena dare. Tutto questo lavoro interno vi dà poi la possibilità di spostarvi, di fare un viaggio, di arrivare là dove volevate arrivare a metà lettura, diciamo tra la terza e la quarta settimana del mese. È come dare una direzione con questo carro alla fine. E poi si parte, perché questa è la carta del ricercatore. Quindi è come se si partisse. E anche l'eremita è la carta del ricercatore, infatti l'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita. Quindi in qualche modo, al di là delle preoccupazioni che potreste avere su come fare a gestire la situazione, su come fare a uscire da questa situazione piuttosto che a gestire una situazione nuova, state tranquilli. Qui avete la regina di spade, vi dice che semplicemente dovete fare un piano, un progetto, dare delle date e poi rispettare queste date, perché amare se stessi vuole anche dire rispettare se stessi e le decisioni che si prendono, indipendentemente da quelle che potrebbero essere tutte le preoccupazioni di questo periodo. Avete 7 di pentacoli, è una carta che vi dice che c'è bisogno di portar pazienza, ok? Ora, io non vedo che siano carte di forte tristezza, sinceramente, però sì che sono carte di cambio, di trasformazione, c'è qualche cosa che va a cambiare. Andiamo a vedere che cosa riesco a dirvi ancora con i tarocchi di Osho, vediamo che cos'altro vi vogliono dire. Come un uscire da cicli che continuano a ripetersi, ma per fare questo bisogna mettere in atto la forza di volontà, infatti ce l'avete 2 volte. Esaurimento, che bello. Allora, esaurimento, controllo e la ruota della fortuna. Il mutamento, che lo sento molto collegato con questa carta della morte. E questa carta qui è un re di spade, qui avete anche la regina di spade. Allora, probabilmente tutta questa situazione vi sta drenando, perché questa carta è una carta di stanchezza, è una carta di qualcuno che ha sempre, diciamo, i sistemi difensivi allerta, però qui arriva comunque la ruota della fortuna, arriva un cambiamento, arriva il mutamento, la trasformazione. Tenete presente che quando c'è la ruota della fortuna ci sono certi cambi che arrivano, sono sempre per il nostro più alto bene, per l'apprendimento dell'anima. Normalmente sono cambi veloci, sono cambi fortunati, ma avendo anche la morte potrebbero essere non proprio indenni, diciamo. Il controllo è un invito a, mi verrebbe da dire, imparare a gestire le emozioni, ragazzi. Ok? Le emozioni, ma anche la situazione, senza perdervi in pensieri, diciamo, di carenza legati al passato. Il 9 di spade è sempre una carta che fa riferimento ai dolori che si sono vissuti e al fatto che in un certo senso si vive ancora dentro quel dolore, si ha ancora paura che quella cosa succeda. Però qui i tempi sono cambiati, soprattutto voi non siete più quelli che eravate tempo fa e con la carta dell'eremita potete scoprire, chiedere a voi stessi che cos'è importante per voi. Guardate, vi dico, se siete senza lavoro o cose di questo genere, arriva sicuramente un contratto, perlomeno di tipo dipendente, a meno che non vogliate diventare autonomi o che siate nel passaggio, però qui ho come la sensazione che cambierete tipo di collaborazioni, cambierete tipo di contratti, cambierete tipo di clienti anche per molte persone. Va bene, andiamo a vedere una fatina, come se ci fosse una rigenerazione in toto. Non condizionamento, infatti avete qua il 9 di spade, non rimanete legato al passato, non fatevi condizionare troppo da quello che è stato, da quello che avete vissuto, ok? Perché comunque il futuro potrebbe non essere così. Voi iniziate a vedervelo in modo diverso, iniziate a manifestare la realtà che voi volete vivere e vedrete che puntando l'energia lì attirerete proprio quell'energia lì. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata utile, fatemelo sapere con un like, un commento, con la vostra iscrizione, se avete piacere potete condividere il video o abbonarvi al canale.
Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!